Bentornati sul canale. In questo 11° episodio della serie dedicata a Tainted Grail vedremo come dipingere l'Underbrush Wyrm, ovvero la versione del sottobosco. Se volete supportare la serie e vedere anche i prossimi episodi, vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un like e farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Partiremo dai colori base, daremo profondità con lo shade e infine metteremo in evidenza la texture con la tecnica del dry brush. Quindi cominciamo subito! Iniziamo con un marrone molto scuro da usare come base per il tronco al quale è aggrappato il Wyrm. Data la grandezza e la struttura della miniatura, per stendere i colori base vi consiglio di usare un pennello vecchio, piuttosto grande, come quello che sto usando io. Sceglierne uno più piccolo o ancora preciso rovinerebbe molto la punta senza motivo. A tronco finito, scegliamo un verde militare non troppo scuro con cui dipingere gran parte del corpo del verme, soprattutto l'area centrale. Lasciamo scoperte la zona più alta vicino alla testa, ma anche quella del ventre. Se per gran parte del corpo lo usiamo come colore più chiaro, per la parte alta cerchiamo invece di usarlo come colore per le zone in ombra, effettuando il cambio all'altezza del collo. Cerchiamo di usare il colore molto abbondante, in modo che non si asciughi subito e ci lasci il tempo di sfumarlo. Creiamo quindi un mix tra i due colori usati fino ad ora, quindi marrone e verde, da stendere nelle parti del corpo adiacenti a terra, quelle più nascoste. Stenderlo abbondante e mischiando velocemente i due colori sul confine darà modo di creare una sfumatura liscia e omogenea, che metterà in risalto la struttura tondeggiante del corpo del verme. Dipingiamo con questa tonalità anche tutte le zone del ventre, lasciate scoperte prima, ma senza andare a sporcare quelle zone più alte del collo e della testa, per il quale scegliamo un colore più chiaro. Io ho scelto un verde più chiaro, ma anche più caldo, così da creare più variazione cromatica. Dipingiamo tutto quello che abbiamo lasciato vuoto prima, quindi la parte interna della testa, la parte tonda e alta del collo, e stando attenti a illuminare solo una linea centrale anche lungo il resto del corpo. Illuminare così solo la striscia al centro metterà in risalto la forma tonda del corpo. Lavorare con entrambi i colori ancora bagnati ci permetterà di creare sfumature direttamente sulla miniatura, facendo miscelare i colori al momento, altrimenti basterà mischiarli sulla tavolozza, come prima, e ripassare lo stacco tra i due. Per concludere il corpo non ci resta che colorare la parte ossea che ha sulla testa, che sembra quasi fargli da elmo, usando il marrone scuro usato in precedenza. Introduciamo quindi il colore nero, non puro, ma mischiato con il verde scuro di partenza, per creare un tono ben armonizzato con il resto, ma più buio e profondo, con cui coprire semplicemente tutta la base. Presto vedremo anche come dipingere l'altra versione del Wyrm, per il quale ho scelto colori diversi, ma la stessa tecnica, semplice ma d'impatto. Una volta che i colori base saranno completamente asciutti, potremo passare allo shade, per cui ne useremo 3 diversi. Scegliamo un pennello adatto e iniziamo con uno shade di colore tra il verde e il blu, per creare molta profondità e contrasto cromatico tra le scaglie. Con questo shade passiamo su tutto il corpo eccetto le parti più chiare, quelle che avevamo lasciato da parte anche prima.
Cambiamo shade optando per uno verde ma con una tonalità più simile al color militare, che non vira in alcun modo verso il blu. Con questo passiamo appunto alle zone più chiare, compresa la striscia centrale sul corpo. In ultimo, con lo shade nero, segniamo la texture linea di tutto il tronco nodoso dell'elemento sulla testa e ripassiamo la base, dove non si noterà molto ma sarà comunque utile a riempire eventuali punti scoperti tra basetta e Wyrm. A questo punto sarà importantissimo lasciare asciugare perfettamente gli shade prima di passare all'ultima fase, ovvero il dry brush. Con un pennello adatto iniziamo con un verde chiaro per illuminare gran parte del corpo in corrispondenza dei verdi più scuri di prima. Vi ho mostrato meglio la tecnica del dry brush nel video che sta passando in alto a destra. Se non disponiamo di un colore dry dalla consistenza più solida, possiamo tranquillamente usare quelli normali, stando attenti a ripulire meglio il pennello dal materiale in eccesso. Per altre miniature della serie stiamo dipingendo tutto accuratamente a pennello, ma in questi casi, dove la marcata texture del Wyrm è predominante, questa tecnica è la più indicata per creare un effetto scenografico velocemente e con il minimo sforzo. Passiamo quindi ad un giallo acceso per fare la stessa cosa ma nelle zone più chiare, anche stavolta con qualche accenno nella striscia centrale del corpo. Mettiamo quindi in risalto le parti in legno usando un paio di colori. Partiamo con un marrone medio, possibilmente caldo. Tutti i nodi del legno salteranno nuovamente fuori, donando grande movimento a questi elementi monocromatici. Dopo aver dato una prima passata al legno sulla testa, insistendo di più sulle parti più alte e sporgenti, passiamo ad un colore avorio o beige, con il quale ripassare le aree più in vista delle tenaglie e i rami più sporgenti del tronco. E con questo si conclude anche la miniatura dell'Underbrush Wyrm. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato finale e lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Prima di salutarvi, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per trovare altri video interessanti, alcuni strumenti suggeriti e il link al canale delle dirette. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!